Nello scorso video abbiamo accennato, sebbene solo per sommi capi, alla storia di Trasu, un grazioso borgo a nuclei sparsi dell'entroterra genovese, situato nell'Alta Val Bisagni, nel comune di Bargagli, Genova. Attraverso i ricordi di un abitante del posto, il dottor Carlo Maggiolo, abbiamo poi rivissuto la vita rurale d'un tempo. Nella consapevolezza di aver solo sfiorato la millenaria storia del luogo ed appena accennato alle antiche tradizioni, abbiamo perciò deciso, visto l'interesse suscitato, di ritornare sull'argomento. Questa volta, però, partiremo dall'analisi dei dati empirici prodotti da indagini archeologiche condotte in loco, tentando inoltre di acquisire informazioni dirette su tradizioni, usi e costumi di cui finora non abbiamo parlato. Infine, in esclusiva assoluta, faremo visita all'ultima delle antiche osterie della zona, una vera e propria miniera di ricordi. Buona visione. Particolare importanza rivestiva Trasu in epoca medievale e prima ancora in epoca romana per la sua strategica posizione di passaggio. Parte del suo abitato, ovvero Trasu Alto, in un documento del 1143 citato come Villa de Trasu Suprano, era infatti molto vicina al fondamentale valico di Sant'Oberto. Secondo autorevoli studiosi, il toponimo Trasu deriverebbe dal termine latino transitus, proprio ad indicare la sua funzione di luogo di transito, in virtù della sua stretta vicinanza al citato valico. Peraltro, accomunati da questo stesso etimo, sembrano essere ulteriori toponimi della zona. L'archeologia è una straordinaria disciplina che consente, specie quando affiancata al lavoro storiografico, di ricostruire più compiutamente la storia dei luoghi. A Trasu i primi dati archeologici risalgono al 1958, quando nel corso di lavori di costruzione di una nuova strada presso un a quel tempo isolato casale di nome Paju, vennero alla luce numerosi frammenti ceramici di epoca tardo-medievale e post-medievale. L'anno successivo, sulla medesima piana, ma ad una quota inferiore, l'escavatore fece emergere una complessa stratigrafia evidenziante un giacimento archeologico caratterizzato da uno strato di terra rossa, colore causato da incendi, e da una grande quantità di carboni di notevoli dimensioni, prodotti sia da tavole che da rami. Erano inoltre presenti numerosi frammenti di tegole d'epoca romana di grandi dimensioni e ceramica non invetriata. Venne quindi eseguito un sondaggio per delineare l'entità del sito archeologico e la corretta successione stratigrafica. Ciò che emerse fu un complesso susseguirsi di ben 6 livelli di superficie, il più recente dei quali ha restituito materiale del XIX-XX secolo, mentre man mano che si è proceduto verso gli strati più antichi sono stati rinvenuti reperti d'epoca rinascimentale, tardo medievale, romana d'età augustea e dell'età del ferro. Tra i ritrovamenti più interessanti si segnalano, oltre a numerosi frammenti ceramici, delle macine in pietra, ossa di ovini e bovini ed un enigmatico peso in marmo bianco da 10 libbre, di cui parleremo più avanti. Gli studi condotti in situ furono eseguiti dal professor Tiziano Mannoni, archeologo e storico di fama, autore dei rilievi stratigrafici accennati e di numerosi recuperi archeologici, tra cui quelli che abbiamo brevemente descritto. Tali ricerche furono eseguite non già mediante le metodiche classiche dell'archeologia di scavo, ma attraverso i canoni indagativi dell'archeologia di superficie. Le informazioni archeologiche ricavate dall'indagine del professor Mannoni non si limitarono al recupero di materiale erratico o alla campionatura stratigrafica dei terreni scavati dalle ruspe, ma vennero corroborate anche dalle testimonianze orali dei contadini della zona.
Queste ultime svolsero un ruolo tutt'altro che marginale nel processo di ricostruzione storica del luogo, confermando l'affioramento, nel corso del tempo, specie nella zona più ricca di materiale tardo-medievale, di strutture murarie emerse a seguito di lavori agricoli. Storia a sé fa un enigmatico rinvenimento del citato professor Mannoni nel corso delle sue indagini di Traso nel 1958-59. Si tratta di un pane sesquipedale di asfalto, ovvero di un mattone avente un lato che misura 1,5 piedi, in uso in epoca romana. Questo reperto, recuperato in campagna, era utilizzato dai contadini locali per usi domestici. Si tratta di un tipo di ritrovamento che, a causa della scarsità delle fonti bibliografiche, risulta difficile da studiare. Adesso comunque il professor Marco Milanese, docente ordinario di archeologia presso l'Università di Sassari, ha dedicato un breve e specifico studio pubblicato nel 1977. I suoi tentativi di comparazione con manufatti similari, finalizzati al conferimento di una sua collocazione cronologica, sono stati realizzati su 3 soli esemplari noti. La principale difficoltà di datazione, comunque, è stata essenzialmente determinata dalla decontestualizzazione del reperto rispetto alla stratigrafia originaria. Inoltre, anche i tentativi di pervenire ad una plausibile collocazione cronologica dell'oggetto sulla base dei soli elementi epigrafici in esso rinvenuti non hanno dato i risultati sperati. Ambigua è risultata anche la scritta leggibile sul manufatto, costituita dalla parola servas, cui il professor Milanese attribuisce significato augurale. Sulle costole del mattone sono invece presenti 2 polli circolari raffiguranti una croce in stile bizantino di difficile datazione. Le analisi chimico-fisiche condotte sul reperto e la comparazione stilistica dei bolli con un reperto simile di Gravellona Toce, Novara, hanno fatto pensare ad un medesimo centro di produzione, mentre la fonte della materia prima si ritiene possa individuarsi nei giacimenti di bitume presenti in Val di Taro. Prima di concludere questa breve parentesi archeologica, riteniamo utile soffermare la nostra attenzione sul termine Paju, nome della località indagata. Una nostra breve ricognizione tra gli abitanti del luogo ha consentito di venire a conoscenza di una consolidata tradizione locale, la quale attribuisce al termine Paju il significato di paradiso. In altri termini, si tratterebbe della declinazione in ligure di un vocabolo il cui significato è elogiativo descrittivo, riferendosi alla bellezza paesaggistica e alla tranquillità del posto. Tuttavia, secondo la professoressa Giulia Petracco Siccardi, docente di glottologia presso l'Università di Genova ed insigne linguista di fama internazionale, il termine Paju proviene dal nome Palatium. Nello specifico, il Paju di Traso deriverebbe dalla tradizione tardo-romana o alto-medievale. Come precisa l'archeologo Marco Milanese in un suo lavoro del 1977, tale attribuzione riveste particolare interesse, in quanto consente di evidenziare lo stretto legame tra Paju, il cui etimo latino palatium rimanda al significato di palazzo di giustizia, e il concetto di giustizia che emerge dalla lettura di alcuni versi dell'anonimo genovese, attivo tra 1270 e il 1311. Infine, il professor Milanese evidenzia come il citato peso in marmo, rinvenuto per la precisione dai contadini del luogo durante il lavoro nei campi e che egli colloca cronologicamente all'Evo di Mezzo, poteva in realtà avere funzione legale. Si tratta di un ulteriore indizio a favore dell'ipotesi che un tempo sul luogo sorgesse una sede istituzionale per l'amministrazione della giustizia, la cui identificazione con l'attuale, seppur antica costruzione, richiederebbe però puntuali conferme. Del resto, il lungo periodo medievale ha visto l'intera Val Bisagno interessata da intensi movimenti di merci e di persone, testimoniato, oltre che da numerose emergenze documentali, anche dalla costruzione di numerose pievi. Peraltro, le popolazioni della Val Bisagno hanno attraversato l'Evo Medio lasciando traccia del proprio coraggio e di epiche imprese. Nella seconda metà del XIV secolo,
Genova aveva tra i suoi nemici Bernabò Visconti, signore di Milano, il quale sguinzagliò contro la Repubblica la Compagnia della Stella, una masnada di mercenari avventurieri senza scrupoli cappeggiata da Storre Manfredi. Costoro, dopo aver occupato la Valpolcevera nel luglio del 1379, mettendola a ferro e fuoco, come avevano già fatto con San Pierdarena, si scontrarono con l'esercito schierato da Isnardo Guarco, figlio del doge genovese Niccolò Guarco, in difesa della Serenissima. Tra i reparti dei difensori spiccavano i fanti della Piana del Bisagno, abili nell'uso della picca e della falce. Fu così che il 2 settembre 1379, grazie ad un'azione tattica ben orchestrata e alla valentia dei bisagnini, gli aggressori vennero letteralmente annientati, mentre il loro capo Manfredi si diede alla fuga travestito da contadino. Identico coraggio ed abilità aveva già dimostrato nel 1241 una mitica compagnia di arcieri del Bargaglio, schierata nell'esercito della Repubblica di Genova durante le lotte contro Savona. Quest'ultima, infatti, intorno all'anno 1000, vivrà un periodo di rinascita, divenendo un fiorente porto ed un importante centro per il commercio con il nord Europa, fino a costituirsi come libero comune nel 1191. Tutto questo, naturalmente, ne fece una diretta rivale di Genova. Come anticipato ad inizio video, proseguiamo la nostra indagine soffermandoci su alcuni aspetti della vita rurale e delle tradizioni di questo antico borgo, che come abbiamo visto l'uomo abita da millenni. Iniziamo con la testimonianza del signor Roberto Carbone, che con la sua gentile consorte ci ha accolto nella propria splendida dimora, ornata di meraviglie floreali coltivate da quest'ultima con grande passione. Sono Roberto Carbone, nato qui a Traso il 2/7/1935, attualmente 87 anni. Due parole sul paese di Traso, abbarbicato sulla collina con poco terreno coltivabile, solo le fasce ricavate a terrazzo. È certo che la fatica è enorme per portare il letame delle mucche nelle fasce coltivabili, tutte in salita a gradini, non c'era nessuna strada carabile e neanche i muli, neanche tutto a spalle, legname, ceste di patate, di castagne, di mele, di frutta che si avvaleva il personale di Traso a quelle cose lì per sostentamento, perché la vita era veramente difficile. Se non c'era le castagne, le patate, un po' di frutta, costringeva la gente ad andare in città a cercare lavoro. Voglio dire ancora due parole su due piccole miniere di rame che si trovavano su al castelletto, che poi sono state abbandonate per la rendita, che era quasi niente. A picconi, a picconate si estraeva poco metallo, e allora del resto qui in paese
Il migliore rendimento era un po' la frutta, nocciole, castagne, un po' le pere martine da inverno, che c'era parecchi alberi, quelle rendevano un po' di più perché le portavano al mercato ortofrutticolo di Genova. Le pere martine avevano definite una specialità per il loro sapore che si conservava nel tempo. Buone, buone veramente. Poi le ciliegie masine e un po' le mele di vario tipo, che ce n'era abbastanza. Voglio aggiungere che qui alla Cadugo mio papà aveva il piano chiamato Eriundè, perché aveva il muro rotondo e c'era tutta la vigna piantata a nebbiolo con graspo rosso, e era tutto un vigneto. Ogni famiglia aveva quel vino a sufficienza per loro. Non era un vino super grande, però era un vino molto genuino, e le annate migliori raggiungeva sui 12 gradi, una specialità per i contadini e abitanti di Traso. Poi scendendo alla chiesa, allora lì cominciava qualche vigneto di bianco, che posso citare un piccolo aneddoto, che finita la messa, il parroco che si coltivava la sua vigna prendeva un fiasco di bianco e lo condivideva coi parrocchiani alla domenica. Sì, scendendo ancora verso basso, allora il vino aumentava di gradazione a valle, sulla strada e ancora sotto la statale verso il torrente Bisagno. E riguardo al paese, le mulattiere erano ripristinate tutti gli anni dai cittadini, dagli abitanti di Traso, con un compenso di 2 giornate a testa che dovevano darle per fare le mulattiere, per ripristinare le mulattiere. In caso di famiglia fossero state più femmine, queste giornate qua venivano coperte dal maschio, papà o il fratello, perché facevano la mulattiere a doppia corsia, dove dalla destra passavano i muli e dall'altra passava la gente, che era leggermente più accessibile. Ci congediamo dal signor Carbone e dalla sua signora, grati per la loro disponibilità ed accoglienza, ma soprattutto felici d'aver avuto l'opportunità di attingere allo straordinario patrimonio di ricordi che generosamente hanno accettato di condividere. Proseguiamo la nostra indagine con una vecchia conoscenza, il dottor Carlo Maggiolo, registro vivente delle memorie patrie della splendida Traso.
girando per il paese, tenete presente che una volta il paesaggio era completamente diverso, era tutto coltivato, eccetera. È facile trovare dei rifugi tra una fascia e l'altra, come le chiamiamo qui, all'interno di questi muri che vedete. Erano abbastanza piccoli, un paio di metri quadrati o giù di lì, e c'era una porticina di accesso. Potevano essere usati come rifugio in caso di maltempo, potevano essere usati per depositare provvisoriamente qualche attrezzo che si usava in campagna. Ce ne sono diversi se giriamo per il paese, soprattutto in quei posti dove non c'erano casette rurali, casette di pietra. Ora il dottor Maggiolo ci illustrerà l'utilizzo strumentale del GRE, un ambiente la cui memoria va oggi perdendosi. Questo che vedete è un esempio di essiccatoio per castagne familiare, diciamo, di dimensioni abbastanza ridotte. Le castagne facevano parte dell'alimentazione umana, erano raccolte un po' da tutti, da quelli che avevano dei boschi, e poi venivano in qualche modo selezionate. Le più belle venivano portate al mercato e venivano vendute, quelle più piccole venivano poste qua sopra, dove ci sono delle aste di castagno con degli spazi, e venivano fatte essiccare per il tempo necessario, praticamente un mese e mezzo. Veniva praticato un fuoco abbastanza moderato, che poteva essere, nei casi più semplici, veniva direttamente fatto in terra entro un perimetro di pietre o di mattoni. In altri casi, come in questo, si utilizzava una stufa che poteva essere di varie dimensioni, e veniva alimentata quasi esclusivamente con legna, con scarti, legna di castagna, eccetera. Siamo sulla parte superiore dell'essiccatoio. Vedete, la pavimentazione è fatta di listelli di castagno intervallati l'uno all'altro da circa un mezzo centimetro, un centimetro. Qui venivano dislocate le castagne man mano che si raccoglievano. Questo ripiano poteva contenerne 4-5 quintali al massimo. Una volta essiccate, cioè passato un mese e mezzo, venivano fatte scendere da una botola al piano inferiore, dove venivano raccolte e quindi poi ripulite della scorza. Dobbiamo confessare che il tema delle osterie, antichi luoghi di ritrovo ed aggregazione, oggi in via di estinzione, ci ha sempre attratto per la sua valenza socio-antropologica. Così abbiamo deciso di far visita all'ultima superstite tra le antiche osterie di Traso, una vera e propria capsula del tempo e scrigno di fiere tradizioni canterine. Ma prima di accedervi, ci daranno qualche informazione i nostri due ospiti, il signor Roberto Carbone e il dottor Carlo Maggiolo. A Traso c'erano 11 osterie, dove
tutti facevano il giro per gustare il vino che dall'alto a metà e in basso cambiava un po' di gradazione ed era più buono. E così era il modo di passare la domenica, passando un po' da un'osteria all'altra. E alla metà del Novecento qui in paese c'erano molte osterie e lavoravano tutte parecchio, erano molto frequentate prima dagli abitanti del posto, chiaramente erano frequentati dagli uomini, dove si recavano soprattutto dopo la giornata di lavoro, dove giocavano a carte o a bocce o si faceva qualche bevuta in compagnia. E ultimamente erano anche frequentate dai pendolari, visto che la vita nel frattempo, specialmente dopo gli anni 50, è cambiata, è cominciato il pendolarismo verso la città. Alla sera ricordo che tutti gli operai, chiaramente per andare in città usavano di solito le corriere, pochissimi avevano l'auto, e scendevano dalla corriera e si fermavano lungo nelle varie osterie, facendo anche 2 o 3 tappe prima di arrivare a casa, e dove come consuetudine si faceva qualche bevuta o qualcheduno si soffermava anche un po' di più a giocare a carte in compagnia. Rechiamoci ora nell'osteria di paese, detta di Uvalle. Veniamo accolti dalla titolare, la signora Maura, che col fratello è erede diretta dell'antico fondatore. Benvenuti nella nostra antica osteria da Uvalle a Traso di Bargagli, Genova. È stato costruito da mio bisnonno Cevasco Luigi, proveniente da Sant'Alberto di Vargagli nei primi anni del Novecento. Il mio bisnonno morì giovane nel 1909 e l'osteria passò in gestione alla moglie Baleto Maria e ai suoi figli. Dopodiché a prendere le redini fu prima mio nonno Antonio e poi mia madre Giuliana, che portò avanti l'attività con il marito, mio papà Valentino. Nel corso degli anni molte sono state le persone che ci hanno fatto visita e molte ancora ne passano, e ringrazio. In particolare tanti canterini genovesi di Tralalero si sono ritrovati qui a cantare con mio padre, che era appassionato del bel canto genovese. Molte squadre di canto ci hanno fatto dono delle loro fotografie. Ringrazio tutti i clienti che ci hanno voluto e che ci vogliono ancora bene. Ringrazio l'operatore che ha realizzato questo video. Non so per quanto l'osteria rimarrà ancora aperta, in quanto io e mio fratello non siamo più giovani. Saluto tutti. Un abbraccio e un arrivederci. Grazie.
In conclusione di questa nostra nuova indagine su Traso, ci corre l'obbligo di sottolineare l'importanza rivestita in passato dalla dimensione religiosa per la gente del borgo e più in generale per tutta la Val Bisagno e la Liguria. Ciò appare evidente non solo dal grande numero di antiche pievi disseminate sul territorio, ma anche dalle innumerevoli edicole votive visibili sulle facciate di tanti edifici d'epoca. Tali nicchie, spesso intonacate e dipinte con colori sgargianti, costituiscono uno splendido esempio di architettura devozionale povera. Parimenti importanti erano anche per gli abitanti del luogo le feste religiose, eventi molto attesi che interrompevano la monotonia circolare del duro lavoro dei campi. Tali feste sortivano una grandissima partecipazione di popolo, mosso certamente da spinte devozionali, ma al contempo anche da ragioni legate all'indispensabile processo identitario che un rito come questo poneva in essere. Questa immagine, scattata a Traso negli anni 30 del Novecento, ritrae la processione della Madonna del Carmine, la cui effigie viene condotta a spalla da ben 8 fedeli. La processione di San Rocco, invece, prevedeva l'impiego di soli 4 portatori, essendo la statua del santo molto meno pesante. Questa foto è stata ripresa a Traso il 19 luglio 1964 e raffigura il trasporto del crocifisso da parte dei cosiddetti cristesanti nel corso di una processione. Qui vengono ritratti alcuni gestori di trattorie o i loro lavoranti agli inizi degli anni 30 del Novecento in occasione delle feste religiose della Madonna del Carmine o di San Rocco. Durante tali eventi essi montavano dei banchi o piccoli chioschi dove vendevano ai fedeli gelati, vino, gazzose ed altro. Concludiamo il nostro percorso nella storia di Traso con questa straordinaria immagine ritraente alcuni operai che agli inizi degli anni 30 del Novecento presero parte al primo lavoro di asfaltatura della strada statale che porta da Struppa a Torriglia.